Vuoi sapere come si crimpa un connettore RJ45 su un cavo di rete? Vuoi anche vedere come sono fatti i connettori a cavo passante di ultima generazione? E allora guarda questo tutorial. Benvenuti in questo tutorial di SE. Oggi parliamo di come si crimpa un connettore di rete. I connettori di rete sono diventati ormai da molti anni i connettori principi nella televisione a circuito chiuso, perché con l'RJ45, col connettore di rete, si collegano tutti i dispositivi di un moderno impianto digitale. Router, switch, telecamere, videoregistratore, tutto viene collegato con cavi di rete e connettori RJ45. Cosa ci serve per questa dimostrazione? Innanzitutto un sacchetto di 100 connettori RJ45. Questo modello è l'ultima generazione di RJ45, cosiddetto cavo passante. Sono connettori dove il cavo, il conduttore interno, attraversa il terminale per la sua lunghezza e permette una crimpatura più sicura e più facile. Poi ci servono 100 cappucci protettivi, questo è il classico arancione di SE, ci sono altri colori più tradizionali. E infine abbiamo bisogno della pinza per crimpare. Va bene qualsiasi pinza, questa è la versione specifica per i connettori a cavo passante, quindi ha degli accorgimenti appositi per permetterci un cablaggio più agevole di questo tipo di connettori. Però un connettore a cavo passante si può tranquillamente crimpare con una pinza normalissima. Abbiamo tutto quello che ci occorre? Siamo pronti per incominciare? Andiamo a vedere come si crimpa un connettore di rete. Eccoci al nostro banco di lavoro, qui abbiamo il connettore e la capsula protettiva. Il nostro obiettivo è trasformare un cavo di rete come questo in un patch cord come questo, con i connettori montati. Per fare questa dimostrazione utilizzeremo i connettori a cavo passante di ultima generazione. Quasi tutti i tutorial che troverai su questo argomento in rete fanno riferimento al connettore tradizionale, che a mio avviso sarà rapidamente ora sostituito da questo connettore innovativo che con lo stesso costo permette notevoli vantaggi nella semplicità del montaggio, ma soprattutto nella sicurezza della connessione. Partiamo quindi con un cavo di rete, questo è il classico categoria 5E, il più utilizzato nei sistemi di videosorveglianza. Ora andremo passo dopo passo a montare il connettore. Operazione numero 1. Inserire la capsula protettiva in gomma nel cavo. Questa operazione, che è la più semplice, è anche quella che ti dimenticherai più facilmente e accorgersene alla fine della crimpatura normalmente provoca un certo nervosismo, per cui è sicuramente consigliabile non dimenticare di inserire la capsula protettiva di gomma prima di iniziare. Operazione numero 2. Rimuovere la guaina. Per montare il connettore dobbiamo rimuovere una parte di guaina PVC. Nei connettori tradizionali rimuoviamo un breve tratto di guaina. In questo caso, con questi connettori a cavo passante, possiamo anche rimuovere 4-5 cm di guaina in modo da lavorare più comodi. Come si rimuove la guaina? Si può rimuovere con una tronchesina, ma la cosa migliore è avere una pinza come la nostra che ha un foro già pronto per questa operazione. Inseriamo il cavo, stringiamo la pinza, ruotiamo e il gioco è fatto. Per chi non lo avesse mai visto, un cavo di rete
ha all'interno 8 conduttori, divisi in 4 coppie. Ogni coppia è finemente avvolta, si dice twistata, ed è composta da un cavo di colore pieno e da un cavo di colore striato. Le coppie sono verde, marrone, arancione e azzurro. Ad esempio, la coppia verde è composta da un conduttore verde pieno e dal relativo conduttore verde striato. La prima cosa che dobbiamo fare è liberare queste treccioline in modo da ottenere 8 cavi il più possibile diritti e indipendenti. Iniziamo quindi ad esempio dalla trecciolina verde. Liberiamo i conduttori e poi con le mani cerchiamo di ottenere il più possibile dei cavi diritti. Ecco i nostri 8 conduttori ben divisi e diritti. Ora viene la fase più importante della nostra operazione, ossia stabilire l'esatta sequenza colori da inserire nel connettore. Esistono due standard, lo standard A e lo standard B. Che tu scelga uno o l'altro non cambia perfettamente nulla nel tuo impianto, anche perché sono poi lo stesso ordine di crimpatura, semplicemente con il verde e l'arancione invertiti come colore, quindi è solo proprio una questione di sequenza colori. L'importante è ricordarsi di mantenere sempre lo stesso standard, quindi se decidi di usare lo standard A, crimpa tutti i connettori del tuo impianto da un lato e dall'altra del cavo sempre con lo standard A. Infatti nella televisione a circuito chiuso eseguiamo sempre dei cavi diritti, ossia cavi che hanno entrambi i connettori da un lato e dall'altro con la stessa sequenza. Quale sequenza scegliere? La consuetudine, o forse qualche altro motivo, ma io non lo conosco, ha reso più popolare lo standard B, per cui per ordinare i cavi nello standard B realizzerai una sequenza come questa, che io ovviamente ho già preparato. Come si ottiene questa sequenza e come si fa a ricordarla facilmente? Si parte innanzitutto dalla coppia azzurra, che sta al centro. I due pin centrali del connettore ospitano la coppia azzurra, con il colore solido a sinistra e il colore striato a destra. Poi viene la coppia verde, che viene messa a cavallo a sinistra e a destra della coppia azzurra centrale. Come fai a sapere quale connettore mettere a destra e quale a sinistra? Ricordati che a fianco di un colore pieno ci va sempre uno striato, quindi a fianco del blu solido metteremo il bianco-verde e da questa parte invece il verde solido. Le coppie arancione e marrone vanno a sinistra e a destra rispettivamente. Anche qui andremo a mettere vicino a un colore striato l'arancione solido e poi all'esterno l'arancione striato, e così anche da questa parte per il marrone, marrone striato, marrone. La sequenza finale è questa che puoi vedere: arancione bianco, arancione, verde bianco, azzurro, azzurro bianco, verde, marrone bianco, marrone. Ora quello che dobbiamo fare è dare a questa sequenza una forma più ristretta, che andremo praticamente a modellare con le mani, in modo da ottenere gradatamente un avvicinamento dei cavi per poter poi facilmente inserire i cavi all'interno del connettore. Nel fare questa operazione controlliamo 1000 volte che la sequenza che abbiamo impostato all'inizio non vada perduta. Ecco i miei cavi tutti belli ordinati, uno a fianco all'altro, nell'ordine che abbiamo definito. Adesso è il momento di inserirli nel connettore. Si prende il connettore e lo si tiene con la linguetta di ritegno verso il basso. Poi vado a inserire i cavi all'interno, piano piano, in modo che si inseriscano ognuno nella sua sede. Qui
si può vedere bene il grosso vantaggio di avere un connettore con i cavi passanti. Siccome i cavi passano dall'altra parte del connettore, posso facilmente verificare che la sequenza di cavi che avevo impostato in ingresso sia poi mantenuta all'interno del connettore. Questa operazione con un connettore tradizionale è molto più complicata perché devo traguardare all'interno del connettore, per questo i connettori sono trasparenti, ma una coppia che si fosse invertita proprio nell'ultimo tratto prima della sede potrebbe sfuggirmi. Inoltre, il fatto che il conduttore passi attraverso il connettore impedisce la possibilità che qualche cavo più corto non venga crimpato. Invece nel cavo tradizionale, dove taglio a mano, potrebbe succedere che un cavo non arrivi fino in fondo e poi non faccia contatto. Per questi motivi, un connettore di questo tipo, a mio avviso, non ha necessità di essere testato dopo la crimpatura, perché se eseguo queste operazioni correttamente è fisicamente impossibile che la crimpatura non sia franca. Un altro grosso vantaggio di questo connettore con cavo passante è che posso spingere il connettore in basso fino ad arrivare al termine della corsa, dove la guaina entra molto bene all'interno del connettore fino al punto dove sarà crimpata. Sono quindi sicuro che verrà crimpata con molta solidità e anche il connettore avrà una solidità meccanica notevole. Viceversa, nel connettore tradizionale spesso magari si è portati a tagliare la guaina un pochettino più corta per avere più spazio di manovra nei cavi e poi alla fine viene crimpata solo in punta oppure addirittura non viene crimpata e questo porta poi poca solidità del connettore. Per questi motivi ritengo che in breve tempo il connettore tradizionale è destinato a scomparire perché sono troppi i vantaggi che si hanno con questo connettore a parità di costo. È giunto il momento di crimpare il connettore. Per crimpare il connettore usiamo una pinza apposita. Questo è il nostro modello specifico per i connettori con cavo passante. Come vedi, è munito di una taglierina che taglia i cavi in eccesso durante la crimpatura. Se non hai questo tipo di pinza, puoi anche usare questi connettori con una pinza tradizionale. L'unica cosa che dovrai fare in più è tagliare l'eccedenza di cavo con una tronchesina o con una forbice una volta crimpato il connettore. Vediamo come si procede. Dobbiamo inserire il connettore con i suoi cavi all'interno della pinza. Per fare questo ci conviene spostare il plug verso la fine dei connettori in modo da non avere dei cavi che fuoriescono all'esterno. Questo ci agevola perché ci evita che alcuni cavi restino intrappolati nella pinza e non vengano poi tagliati durante la crimpatura. A questo punto inseriamo il connettore all'interno della pinza fino a che non arriva a fondo corsa. A questo punto continuiamo a spingere fino a che i cavi non escono dall'altra parte e la guaina arriva ad arrestarsi contro il corpo del connettore. A questo punto è arrivato il momento di crimpare stringendo la pinza con forza. Prendiamo il cappuccio protettivo, lo portiamo su lungo il cavo e il nostro connettore è terminato. Ora sai tutto quello che ti occorre per crimpare i connettori del tuo impianto di videosorveglianza IP. Nel tuo impianto tutti gli elementi si collegano in questo modo, tutti i connettori si fanno nella stessa sequenza. Quando colleghi il router, quando colleghi uno switch, una telecamera, un NVR, sia da un lato del cavo sia dall'altro mantieni sempre la stessa sequenza. Grazie per aver seguito questo video tutorial.
Ti ricordo che per maggiori informazioni oppure per acquistare tutti i prodotti che hai visto in questo video puoi fare riferimento al nostro sito www.dse.e